Okay, part 3 of the speaking test. Last 4 minutes. Ma la cosa importante è that you have to work in pairs. So you don't have to speak with me or with the examiner, of course, but with the other candidate. Ok? So, leggi quello che succede così ti rendi conto di che cosa stiamo parlando. Part 3, last 4 minutes. You work in pairs. The examiner gives you a piece of paper with written prompt that show different ideas or possibilities and tells you what you have to do. First, you talk about the prompt together, giving your opinion. Then the examiner asks you to try to make a decision. This part tests your ability to talk about different possibilities. Make suggestions, express opinions, and give reasons. Agree or disagree, and attempt to decide together. You take turns so that your partner and you spend about the same amount of time speaking. Ok, per cui bisogna a turno parlare, uno chiede una cosa, uno l'altra. In che modo? Allora, adesso facciamo un po' di pratica di che tipo di linguaggio ti serve per dare suggerimenti. Ok? Allora, we have agreed with suggestion, asking if someone agrees with suggestion, disagreeing politely with suggestion, giving reasons for disagreeing with suggestion, and making suggestion. Ognuno di questi gruppi corrisponde a una delle, diciamo, attività che tu puoi fare, che tu puoi utilizzare durante questo speaking test. Inizia a dirmi, ad esempio, il primo gruppo di che ci parla. How about? Leggili e dimmi secondo te di che gruppo fanno parte. How about, why don't we? Perhaps we should. What do you think? So shall we then? Agreeing with. Ah, no, questo è proprio making suggestion, è proprio quando tu vuoi proporre qualcosa, dai dei suggerimenti, ok? How about, why don't we, perhaps we should do this, do that. What do you think? So shall we then, ok? E questo è come si danno i suggerimenti, utilizzando queste strutture. Invece, la seconda... Quindi, cioè tipo come how about? How about, cosa ne pensi, no? Ad esempio, how about going for a ride into the park? Che ne pensi, no? Why don't we? Perché noi non... E poi proponi di fare qualcosa, no? Perhaps we should. Potremmo, noi dovremmo. What do you think? Ok, lo sai. So shall we decide this solution or the other one? Ok? Sono tutte suggerimenti. Mentre invece il secondo gruppo, don't you think so? Would you agree? Wouldn't you say so? Is that all right with you? Would you go along with that? Che cosa esprimono? Giving a reason for disagreeing with. No, non dai ragioni qui, non dai motivazioni, perché io ti sto facendo una domanda. Sono tutte domande, vedi, hanno tutto il punto interrogativo, ma senza aggiungere niente, per cui ti sto chiedendo, non ti sto dando dei motivi, ma ti sto chiedendo se qualcuno è d'accordo con il suggerimento. Asking if someone agrees with suggestion. Questo viene dopo che tu hai dato il suggerimento. Ad esempio gli dici, how about choosing this topic? Don't you agree, so? Would you agree?
ok? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Poi, right, I think so too. That's true. I completely agree with you. That's a great idea. Che cosa esprimiamo dicendo questo? Agreeing with. Esatto, quando noi siamo d'accordo con il suggerimento che ci è stato fatto. Mentre invece, I'm not really sure about that. I think it might be better too. I think I'd rather. I don't really agree, I think. I'm not so keen on. So, not... Puoi scendere un attimo, scusa. Certo. E qua giving reason. No, guarda, sono tutte... io ti sto dicendo una cosa, no? Ad esempio, io ti ho detto, don't you think so? E tu mi rispondi, I'm not really sure about that. Oppure, I think it might be better too. I don't really agree. Disagreeing politely. Politely, yes. Disagree Politely che... gentilmente, educatamente, con educazione, nel senso in modo formale, no? Per cui educatamente, che è una parte importante dello speaking, a non utilizzare un linguaggio rude, ma deve essere un linguaggio gentile, educato. Per cui politely. Disagreeing politely with. E l'ultimo? That's because, for one thing, for another, well, the thing is, I think the problem is that, the main reason is that. E qua giving reason. Esatto, e qui dai le motivazioni per cui quando vi viene chiesto di interagire e di parlare su un problema, potete essere d'accordo o non d'accordo, ma non è necessario che siate d'accordo, ma se esprimete un parere contrario dovete essere molto educati, polite, e esprimerlo con un determinato, con determinate parole. Queste sono le parole che ti possono servire. Se vuoi te le puoi anche, te le posso mandare. Sì. Oppure ti faccio uno screenshot al volo. Aspetta, facciamo così. Te la mando proprio. Questa è la pagina 64. Così te le ritrovi. Eccolo, mettiamolo qua. Dove sei finito? Ero prima. Primo. Infatti. Ok. Allora, te la mando subito io questa, così te la ritrovi sul cellulare. E davanti a te hai un po' di frasi da poter utilizzare. Ok. Eccola qua. Ok. Così ce l'hai sul tuo cellulare. Stavo guardando anche lo scritto che hai fatto, non mi sembrava niente male. Andiamo avanti. Allora, focusing on instructions and pictures, listening for expressions. Allora, guarda questo diagramma. Questo che c'è qui. Secondo te di che si parla? Home machine. Yes, home appliances, yes, and actually things that you find in the house, okay? And what two things do you have to do? Che cosa bisogna fare? Allora, praticamente vi viene dato uno schema così davanti e voi dovete, questa è la domanda, e dovete discutere
di alcuni punti che vi vengono dati in suggerimento. Non è necessario che parliate di tutti, però se ne includete un po', più ne includete e meglio è. Però anche se non li includete tutti, non ha importanza, ok? Yeah. Infatti ti dice, what are some things that you often find in the home, and a question for you to discuss. Now talk to each other about how useful these things are to people. Now you have a minute to decide which two things are most important to you. Perché è diviso in due parti. La prima parte è di 2 minuti e dovete parlare insieme. Nella seconda parte l'esaminatore vi interrompe e vi chiede di prendere una soluzione. Quali sono le due in cui vi trovate d'accordo che siano le cose che sono più utili? Questa sarà la domanda, ad esempio, di questo caso, che non è quella che facciamo dopo, naturalmente. Però non è che voi dobbiate prendere per forza la decisione, potete anche essere d'accordo su una sola, eccetera. Adesso io ti faccio sentire come si è svolto una cosa simile su questo argomento. Tu li ascolti e senti. Do they listen and reply to each other? Questo è importante, che si ascoltino e si rispondono ognuno. Do they disagree politely? Do they give reasons and examples? Sempre dare motivazioni e ragioni di quello che si dice. Do they discuss each object? Questo non è necessario, ma ascolta se lo fanno o meno. Do they take turns talking? Sì, perché è sbagliato anche che uno prende la parola e non fa parlare l'altro. Per cui bisogna sia stare troppo zitti, è sbagliato, che parlare troppo. Do they try to decide on two objects? Do they agree? Adesso lo ascoltiamo. Aspetta, perché mi sa che io non ho messo l'audio, devo ricondividere. E infatti non l'avevo messo. E... Ok. Speaking Test 1, Part 3. Now, I'd like you to talk about something together for about 2 minutes. Here are some things that you often find in the home. First, talk to each other about how useful these things are to people. Shall we start with the dishwasher? Yes, fine. Okay. This is very useful because you can put in it all the dirty plates and things. For example, after a meal with all the family. What do you think? Well, I'm not so keen on having a dishwasher. The main reason is that I live by my own, so that I can wash by hand the cups and plates very fast. But every apartment must have a fridge, don't you think so? Right, especially in hot countries like mine, because if not, the food goes bad very quickly, and the drinks, they are not nice. So the fridge definitely everyone needs. So how about this one, the freezer? With that, you can keep food for much longer than in the fridge. I'm not really sure about that. Yes, it is handy for always having the ice cream and things like that. But fresh food tastes much better than the frozen food, and frozen vegetables is not so healthy. The next thing, though, the washing machine, is something always useful. I think so too. It must have been terrible in the old days to have to wash all the family's clothes by hand. Or go out all the time to the place where they wash the clothes. The laundry? The laundrette? Yes, that. And you need too the iron to make the clothes look smart. Would you agree? I think I'd rather have clothes which don't need iron. For one thing, for me, it is quite difficult to use the iron. I think you can learn. It's very easy. Thank you. Now you have a minute to decide which 2 things are most important to you.
Well, for me, one of the most important ones is definitely the washing machine. That makes a really big difference in the home. I don't really agree. For single people, like students living alone, you don't use it often. I mean, if you have a few socks and things to clean, you don't need a washing machine for them. I think it's okay, but not an essential thing. The freezer is more useful, really. So, do you choose that for one of the two things most important? Yes, because it makes the life more easy. You can go to the supermarket, do all shopping for some weeks, and keep everything in the freezer until you need it. That is possible, I suppose. And which other would be best for you? The fridge, especially for things like milk and salad and fish. That's true. So, we are agree about that. But I think the washing machine is more important than the freezer. Are you sure you don't change your mind? No, I think it might be better to have different things in different kind of home. Shall we leave it at that? Yes, let's agree to disagree about that one. Okay, so they listen and reply to each other, yes. Do they disagree politely? Yes. Yes, they did. Do they give reason and examples? Yes. Yes. Do they discuss each object? Yes. Yes, they did, but as I told you, you're not losing marks if you don't do it. The marks are the same. Even if you weren't including the dishwasher or the iron, it doesn't matter. Okay, then 5. Do they take turns talking? Yeah. Okay. Do they try to decide on 2 objects? Yes. Yes. And do they agree? No. No, only for 1. For the fridge, they agree. Fridge. Ok? Ok, allora, per cui quello che noi andiamo a fare adesso è qualcosa di simile. Ora entrerà tra pochi minuti Sharon, che sta anche lei preparandosi per questo esame, anche se non so quando lo farà, perché ha iniziato da poco a prepararsi per questo esame. Per cui adesso facciamo insieme quest'altra parte, che è la parte del libro dell'altro testo, che è il testo quello non for school, è il first comunque. Ok. Ok. E niente, se tu vuoi vedere qualcosa, qualche altra cosa, the topic, e questo è quello che andiamo a fare. Allora, inizia a leggere qui. Listen carefully, vai. Listen carefully to the instruction and look at the diagram with your partner. Start the discussion with something like, would you like to start, or shall I? Or shall we begin with this one? Ok. Begin by talking about one of the things, giving your opinion, or perhaps making a suggestion, then ask what your partner thinks and why. Talk briefly about each thing. Reply to your partner's ideas and give reasons for your suggestion, opinion, and preferences. If you disagree with him or her, be polite. Okay. Listen again to the examiner and then begin the decision making by saying, for example, so, which do you think would be best, or which shall we go for? Try to decide which to choose. For example, shall we do this one? Or I'm in favor of that one. Okay. If you agree, say something like, right, that's what we'll do. If you can decide, you can say, shall we leave it at that, then. Come ha detto la ragazza, ti ricordi che ha detto, shall we leave it at that then? Oh. Or simply?
Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Anche, no? Siamo d'accordo che non siamo d'accordo. Ok. Ok? Per Adesso cui quindi facciamo questo con quello che entra. adesso facciamo questo, esatto, e andiamo a prendere un diagramma che io adesso vi mostro, che parla di altre cose, per cui vi mostrerò questo diagramma, che sarà quello che utilizzeremo, e io vi racconto un po' di cose, no? Adesso come lei adesso entra le ho detto alle 3, per cui tra 3 minuti lei è precisa. Più di me sicuro. Beh, più di te. Beh, te dai che 2-3 minuti di ritardo ogni tanto, È dai, su. sempre questo computer. È colpa del computer, se no dai, una volta ho fatto più tardi io di te, per cui... No, quello sì. No, Ah, se no. funzionasse subito, cioè, Ma è il tuo computer che non va? sì, non è la connessione, è lento proprio. Ah, allora sì, allora è qualcosa che devi risolvere. Scusa, formattalo. No, c'è tanta roba dentro. Eh no, le cose dell'esame ormai. Ah, sì, infatti, devi aspettare. Sì. Vabbè, se poi c'è qualche annetto. Però Così, da un purtroppo mesetto oramai... basta. Allora, intanto guardiamo stavo guardando il tuo testo. Te lo condivido. Allora, prima di tutto mi piace che hai messo il titolo ed è anche molto carino, molto azzeccato. We have to protect our environment because in the last years it is becoming a real problem for do non si dice, o è for doing o è to do, ma in questo caso è to do this. Ok? O infinito o senza il for. Il for presuppone sempre che se tu metti for devi mettere la forma ing, sempre. One of the best way is to improve the recycle of waste. Firstly, the recycle waste to recycle waste. Allora dici to recycle waste o recycle waste. Non c'è bisogno di mettere anche that. The recycle waste is easy. Ah no, ecco, non puoi mettere tu perché hai messo tu dopo. Ok, firstly, virgola, quando metti questi, sempre, anche dopo, vedi, in fact, non l'hai messa la virgola. Firstly, the recycle waste is easy to do. Va bene così allora. Because the only thing you need, it is a lot of passion for, e anche divided the kind of way, for dividing, okay, for dividing the kind of waste. But on the other hand, comma, this action will be so important for our planet. Ok, va bene. In fact, comma, if all did something in their little possibilities, allora, all sarebbe meglio dire if everybody or anyone, if everybody would do. Non direi did, no? Perché tu l'hai messo come facesse, che è giusto, però è un condizionale per cui would do. Ok? Per cui if anyone would do something in their possibility, little non c'è bisogno di metterlo, è un po' redundant, comunque va bene, si capisce, little possibility, the result could be very important and very useful, qui la virgola non ci voleva, for very useful, ci vuole un punto, qui ci metti proprio il punto, e poi inizi, for example, virgola, sempre quando inizi con queste frasi, vedi, in fact, firstly, eccetera, sempre una virgola e spazio. For example, a lot of people put their cigarette or their paper in the street and imagine if nobody did this, the street would be clean. Allora, loro non put, perché non è, il verbo non è put, loro non mettono la sigaretta per strada. Buttano. Ma, com'è? Metterei throw.
Se no bring, lasciano. No, quello è portano. Oppure Leave. lasciano, leave. Allora, leave va bene. Leave, se non ti veniva throw, che è lanciano, è leave. Ecco, Sharon. Allora, torniamo di qua. Hi, Sharon. Hi. How are you? Sharon, Fine, this is fine. Nicolò. Nicolò, this is Sharon. Hi, Hi, non ho sentito il nome? Nicolò. Nicolò. Ok. Ok, allora Sharon, stavo dicendo a Nicolò quello che abbiamo fatto noi anche l'altra volta, per cui la preparazione della parte 3 dell'esame di speaking. Ti ricordi com'era? Noi abbiamo riletto tutto, comunque sì, sono quei 2 minuti, 3 minuti e poi un altro minuto. Ora io vi faccio vedere questo schema su cui voi dovrete discutere. Allora, prima di tutto, study the exam instructions below and the diagram on page C5. Mi direte questo. What do you have to imagine? What 2 things do you have to do? And how many suggestions are there? And what is each called? Vi mostro. Il diagramma è questo. Ok. Guardatelo bene e ditemi, secondo voi di che si deve parlare? Qual è l'argomento? The new idea for a restaurant. New idea for restaurants, esatto, è esattamente questo. New idea for restaurants, ok? Don't try to reach a decision too quickly. You have a full minute to do this. Vi può sembrare poco un minuto, ma non è poco. Io cercherò oggi di prendere proprio il tempo giusto, per cui anzi, guardate, mi apro il cronometro per farvi dare un'idea, poi magari vi faccio anche parlare di più, però quando io dico thank you, ricordatevi che è proprio per fermare il ma noi tempo. abbiamo un minuto per discutere di tutto. Allora no, allora voi avete all'inizio, adesso dico tutto, fammi beccare il cronometro online, eccolo qua, fantastico. Ok, allora voi avete nella prima parte 2 minuti per discutere la questione, cioè quali sono tutte le vostre idee. Ricordatevi di fare a turno, per cui di parlare, di rilanciare la palla come se stesse facendo una partita di tennis, per cui parlate, non prendete sempre la parola, ma non state neanche in silenzio, per cui cercate, aiutatevi tra di voi, perché poi oggi lo fate voi due, ma chiaramente non avrete una persona che conoscete. D'altra parte non vi conoscete neanche voi, per cui credo, No, è la stessa cosa più o meno. Abitate proprio lontani, per cui non è difficile che vi conosciate. Per cui cercate in questi 2 minuti di parlare. Quando io vi fermo, vi farò una domanda e voi dovrete insieme prendere una decisione in 1 minuto ulteriore. Ma non è detto che voi dobbiate, come diceva Nicolò, prendere una decisione. Dovete solo vedere se siete d'accordo o non d'accordo. Potete anche avere opinioni totalmente diverse, ma le dovete motivare. Ok? Per cui keep the conversation going. For instance, by saying, what do you think of this idea? Let's talk about next one. Per cui vi ricordate anche con te, Sharon, abbiamo visto tutta una serie di espressioni che ci fanno capire se siamo d'accordo, se non siamo d'accordo, le potete tenere davanti, a oggi le potete utilizzare, perché così imparate a memorizzarle. A volte questo tipo di esame veniva anche fatto con 3 persone insieme, ma non credo che sarà quest'anno una cosa che accade, perché fanno entrare il minimo indispensabile delle persone, per cui non credo che lo farete con 3 persone, perché i minuti chiaramente se sono 3 persone aumentano, diventano 3. Per cui, now I'd like to talk about something together for about 2 minutes. I'd like you to imagine that a restaurant is trying to attract more customers. Here are some of the ideas they are considering and a question
for you to discuss. First, you have some time to look at the task. And you look at the task. 1, 2, 3. Now talk to each other about why these ideas might attract more customers to the restaurant. Okay, let's go. Okay. What do you think about prize-winning chef? For me, for me, it's always a good idea, but it can have an high price. For you? For me, it's the same, because obviously a prize-winning chef do an expensive food, so an expensive menu, but instead, if the restaurant is searching for a high level customers, is a good thing. Yes, can attract more customers probably. And I love relaxing background music. I love their atmosphere, but it must not be so high. What do you think? And you? Which is your opinion? Okay. Ok. That's Thank true. you. Stop. Okay. Sono passati 2 minuti. Ah, ok. Allora, adesso lo Ho messo facciamo. un minuto solo per pensare io. Lo so, perché non ve l'ho fatto vedere prima? Perché chiaramente voi non andrete lì preparati, può essere qualsiasi argomento. Allora, adesso vi faccio vedere come lo faccio con ognuno di voi, come se fossi io l'altro interlocutore. Ok? Ok. Allora, inizio con Sharon, faccio partire, faccio ripartire sto tempo è terribile, io lo odio, però è così, eh. Allora, e facciamo la prima parte, io e te, ok? Ma ti dicono proprio stop all'esame? No, ti dicono thank you. Quando dicono thank you, vuol dire che vi dovete azzittare, non potete più parlare. E perché ti dirà thank you e poi ti dirà la seconda parte. Now you have a minute to decide which idea might attract the most customer. Ok? Per cui prima vi fa fare una panoramica di tutte le cose, così ci pensate, e poi alla fine prendere una decisione. Per cui non dovete inizialmente dire qual è secondo voi, dovete cercare di chiarirvi le idee. Ok, facciamo la prima prova, io e Sharon. I think that one of the best thing is to reduce price to attract some customer. Don't you think so? Yes, for me, it's convenient. Probably when you are out during the week, you find a place with reduced prices. I think that it's even something interesting when you have an extensive menu. So if the menu is quite large, a lot of people can choose what to find, and it's not just for some people. What do you think? Yes, it's good try new things that you can find on an expensive menu.
But also have an excellent customer service because I don't like to wait too long for a dinner or I agree. I definitely agree, because the service sometimes it's even more important than the food itself. I think it's a very good idea. I don't care actually if they have a prize-winning chef, because it means that a restaurant would be too exclusive. Do you think so? yes, but have a prize-winning chef for me it's also a good idea, but depends what kind of customers you have to. Thank you. Okay. Thank you. That's our 2 minutes. Okay. So in 2 minutes siamo riusciti a parlare Quasi di Quattro. quasi di tutto, quasi di tutto. Ok, di 4, che va benissimo. Ok? Adesso facciamo la stessa cosa con Nicolò e poi Perfetto. ritornate. Ok, let's start. What do you think, Nicolò? I don't know if relaxing background music could attract more people. I'm not sure about this. I agree with you. Maybe could be a better idea. Do a live music, for example, with a band or with a jazz band. Yeah, something different. Yes, yeah. I agree. And what about the service? I think service is very important. If I don't like rude waiters, I hate when they are not explaining the dishes. Yeah, in fact, because when a customers go to a restaurant, he won't stay like at home, so he want a good service and a good and an enjoyable dinner. Yes, and the price even, I don't think they would be too high. At least at first, you can attract people with very low prices, and then you can put them a bit higher, I suppose. Yeah. For start, is a good idea. Reduces the prices. Reduces prices, and another good idea would be to do an all-you-can-eat restaurant. So you put the this price, and the customers could hit what he wants and pay the same. Oh, that's a very good idea. I didn't thought about it. But for do this, it's important to have an extensive menu, no? Yes, of course, you can do it with a short menu. Yeah. Thank you. Bravo. Bravissimi. Oh, molto meglio, capito? Allora, quello che dovreste riuscire a fare è, se parte l'altra persona e vi palleggia, poi quando avete finito di dire la vostra opinione, passate voi direttamente a, come ha fatto adesso Nicolò, a quella successiva, di modo che non siete solo voi che ricevete, che quello vi fa sempre le domande a voi e voi rispondete, o viceversa. Cercate di fare in modo di fare entrambe le cose. Adesso lo rifacciamo da capo, ad ora che avete le idee un po' più chiare, vi siete warm up, riscaldati, e lo facciamo, e facciamo anche la seconda parte in cui io, dopo che vi ho fermato, vi chiederò di prendere una decisione. Ok? Ok, ma all'esame non dicono chi parte per primo, No, cioè viene no, automatico. vi danno lo schema. Allora, io vi do un consiglio. Voi saprete con chi andate a fare l'esame. Quando mettetevi d'accordo fuori e gli dite parti tu o parto io. Sì. Così non state lì a fare tu, io, tu, io, tu, io. No, vi mettete d'accordo e vi dite ok, parto io.
se vi sentite tranquilli. Tanto è la stessa cosa, perché partire è forse anche più facile, nel senso che voi iniziate con what about e prendete uno qualsiasi degli argomenti e dite, no? Ad esempio, what about the reduced price? I think that, iniziate a pensare, no? A dire qualcosa, però almeno vi fate vedere che siete quelli che partite. Però se l'altra persona dice parto tu o parto io e ti dirà magari boh, è uguale, non lo so, considerate che chi vi capita può anche darsi che non sappia minimamente come si svolge l'esame, perché ci sono tante persone che studiano e vanno, ma non studiano specificatamente su questi testi che sono fatti per gli esami, studiano un po' a caso. Io ad esempio ho una studentessa che adesso deve prendere l'altro, l'ha preso proprio per miracolo, perché praticamente lei continuava a parlare all'esaminatore e l'esaminatore non la guardava, no? Abbassava gli occhi e guardava da tutte le altre parti. Allora lei si rivolgeva all'altro esaminatore e nessuno la guardava, continuavano a scrivere, perché doveva parlare con l'altro candidato e lei questa cosa non la sapeva. Alla fine quando ha capito ha guardato l'altro candidato e è andata, però gli hanno dato un voto basso anche se riusciva a parlare, capito? Perché è importante che voi sappiate cosa fare. Ok, fatemi ripartire il mio cronometrino. Ok, let's go. Detto ciò, nessuno è partito. What about excellent customer service? I think that I don't like to wait too long for dinner or another service. And you? For me, it's the same because yes, the customer service have to be Welcoming. Welcoming, but it's important that they remain in their parso. Adesso dobbiamo di un'altra. Cioè, No, cambiare... ripeti le stesse cose, non cercare idee originali, ripeti anche quella che hai usato prima, c'è problema, l'importante è che la esprimi bene, stai tranquillo, vi faccio anche andare avanti qualche secondo in più. Because when a customer go to a restaurant, he want to stay like at home, and for you it's the same. Yes, for me it's the same, but I think also that relaxing background music is a good idea to attract new kind of customers, probably young customers. What do you think about music in a restaurant? I'm not really agree with this because maybe for having new and more customer, a live concert will be more interesting for the customer. And another things that for me doesn't attract a new customer will be is prize-winning chef. What do you think about it? I don't know. For me, prize-winning chef is a good idea, but in fact, this kind of chef could attract a specific kind of customers, not at all. Good. Yeah. Thank you. Thank you. Bravi. Abbiamo fatto 3 minuti, ma avevamo chiacchierato, comunque molto meglio. Now I ask you, I give you a minute to decide which idea might attract the most customers. Thank you. Let's go.
Okay. Mm. Mm. For me, a good idea to attract more customer is or relaxing background music, but I think that you don't think the same. Yeah. In fact, Mm. I'm disappointed with this. And for me, the best way to have a new customer is to reduce the prices. No? Yes, but also excellent customer service. What do you think about it or reduce the prices? I remain to my idea. So I think that reduce prices is the best way to have a new customer. In fact, a lot when you reduce prices, you attract all the people that want to spend less. Okay, And thank a you. lot. Thank you. So did you decide which are the most important things to attract new customers? What did you decide? Mm. We are disappointed. Yes. No, we don't agree. You're not disappointed. Be careful. Okay. We don't agree. We don't completely agree. Okay, you can say you don't completely agree, but we think that the service and the prices could attract more people. Ok? Yes. Così dovete fare in pratica. Allora, bravi, ma dovete lavorarci. Io vi manderò anche dei video di persone che hanno fatto questo esame, così date un'idea. Non tenete conto del fatto che questi ragazzi fanno degli errori, perché fanno degli errori così come li fate voi, ma non Noi. vengono considerati tanto gli errori. Attenzione, viene molto più considerato il modo in cui parlate, se seguite queste regole che vi ho detto, per cui darvi il turno, rilanciarvi, utilizzare tutte le strutture che abbiamo visto insieme, vedete? I think so, that's true, I completely agree with you, that's a great idea. I think it might be better too. I think I'd rather, farei piuttosto quest'altro. I would suggest this. I don't really agree. Se voi utilizzate queste strutture, il punteggio vi sale parecchio. Ok? Non ha importanza se sbagliate un verbo. Se vi dimenticate una parola, cercate di evitare il e partite con un let me think, well, prendete tempo senza fare tutti questi mugugni che non vanno bene. Quando vi dicono ok, partite subito, se vedete che l'altro non parte, partite voi, non perdete tempo. Per cui parlate anche piano, quello sì, potete parlare lentamente, se volete parlare lentamente che è più chiaro. Non guardate come vi parlavo io non sono a livello B2, per cui è difficile per me anche rallentare. Per cui, però l'ho fatto anch'io questo esame, l'ho fatto alla vostra età, a Londra. E quando sono uscito ero tutta sudata, ero distrutta perché ho detto mamma mia che fatica, e io abitavo a Londra, per cui avevo pratica, però comunque è un esame abbastanza tecnico, non è solo sul sapere o non sapere l'inglese, vi rendete conto che è anche sulla modalità, per cui lavorateci un pochino. Io ho detto vi posso dare i video, mandateveli a cercare anche su internet, però guardate quelli che siano del Cambridge Certification, perché alcuni sono veramente fatti così pessimi, per cui guardate solo quelli. Io comunque vi mando qualche link e ve lo vedete. Sono brevi e poi ci sarà la parte, quella in cui dobbiamo parlare anche
sulle fotografie. Ho mandato a tutti e due un qualcosa di parlare sulle fotografie e vi saranno date, sempre qui si fa sempre in coppia, ma ognuno dovrà parlare delle sue fotografie e poi vi viene fatta una domanda a voi sulla foto dell'altro. Okay. Per cui voi dovrete parlare 2 minuti sulle vostre foto, compare and contrast e rispondere alla domanda. Alla fine al candidato B viene fatta una domanda sulle vostre foto. Poi la stessa cosa accade a lui, per cui all'altro candidato lui gli chiede di fare comparison and contrast tra le due foto e una domanda, rispondere a una domanda. Lui lo farà, quando lui ha finito vi faranno a voi una domanda a cui dovete rispondere in 30 secondi, neanche un minuto, 30 secondi, per cui una domandina abbastanza facile. Per quello vi dico anche parlate lentamente se non avete tanto da dire. Se invece avete qualcosa da dire, ditelo immediatamente. Non fate mai passare il tempo e cercate di essere rilassati, perché tanto non succede niente. Sia che va bene, sia che non va bene, non succede niente lo stesso. Il mondo gira uguale, le pandemie arrivano lo stesso, per cui state sereni. Questo vale soprattutto per tutti e due, perché uno deve fare un esame di un tipo molto importante, al di là del Cambridge. Tu, Sharon, l'hai fatto da poco e ne devi fare tanti altri adesso all'università, per cui proprio ragazzi, pensate alle cose importanti. Detto ciò, ok, se volete, possiamo rivederci e rifare una cosa simile, magari provandolo proprio con le foto e anche con queste altre cose, o tutte e due. E facciamo, adesso abbiamo fatto una mezz'oretta per vedere come funzionava. Se volete lo possiamo rifare. Adesso Nicolò ha ospitato Sharon nella sua ora, poi potrà essere Sharon a ospitare Nicolò. Sharon, con lei faccio lezione il venerdì alle 2. Per cui se te, Nicolò, un venerdì sei disponibile alle 2, ce lo fai sapere e facciamo la stessa cosa. Anche se lei vuole. E se lei vuole, Magari ovviamente. Questo me lo dirà a parte. Sì, sì. No, ma a me sembra che va bene, perché poi il vostro livello è molto simile. Non v'ho scelto a caso, insomma. Sono stata un po' attenta. Ok, ragazzi, allora... Grazie e ci vediamo la prossima volta. Vi mando un po' di esercitazioni da fare. Ok? Grazie. Sì. Perfetto, Bye grazie. bye everybody. Ciao, ciao. Bye. Ciao ciao. Ciao.